Ma dai, 3 giorni su un'isola deserta. Chissà dove. La settimana dopo Ferragosto. Vediamo che tempo è stamattina. È bello svegliarsi baciati dal sole. Ecco, adesso ci facciamo la colazione. La mattina è proprio una visibilità straordinaria. Colazione sull'isola deserta. Anche Ginger. Anche Ginger. In realtà Ginger l'ha già fatta, ma una piccola aggiunta. Stanotte avevo un po' di sabbia nel letto. Io a un certo momento, quando tu ti sei dimenata, pensavo volessi provare una nuova posizione del Kama Sutra. Infatti, Invece, come togliere la sabbia dal letto. invece ti eri alzata in tenda per togliere solo la sabbia dal lenzuolo. Hai anche lo yogurt. Sì. Qua si fa tutti la colazione, soprattutto Ginger. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Ecco, siamo arrivati sull'isola deserta e come potete vedere è proprio deserta. Ecco i nostri fidi kayak che ci hanno accompagnato fin qua. Ma cosa si fa su un'isola deserta? È molto contenta di essere sull'isola deserta. Il sole comincia a scendere. Abbiamo montato la tenda per la notte. Questo è il leggero telo che usiamo di giorno per stare all'ombra. Stamattina eravamo partiti col nuvolo, oggi è proprio adesso si è rasserenato e c'è una luce un po' particolare. Dà l'idea che sono le ultime belle giornate, le ultime giornate di fine estate, però che segnano la fine dell'estate. Ecco, la pappa di Ginger non certamente crocche. No, fai bene, adesso basta. Ginger, riso con le verdure. Cambia qualcosa. Buono, eh? Frighetto, modello Decathlon, prosecco ghiacciato, perché non si vive di sola natura, anche se il tappo corona, ma però così poi lo chiudo, è buono, eh? Cicci. Però un cucino di prosecchino la sera ti cambia la serata. Com'era la minestra? Squisita. Adesso Allora no, la buttiamo via. squisita. Lì c'è Ginger che sta facendo la guardia alla sua ciotola, che lì si è messa lì e guai a chi me la tocca. Se arriva un gabbiano gli salta addosso. Io faccio guardia alla mia. Tu fai guardia alla tua e guarda che cielo che c'è dietro di noi, guarda che cielo che c'è dietro di noi, bellissimo, bellissimo. Scusa, Cosa? tu dove volevi mettere la tenda oggi? In mezzo a tutti quei signori là. Ma tu sapevi che era Zona zona privata quella lì? Meno male che ci evitano.
È una vera migrazione. Siamo proprio soli qua, anche i pescatori se ne sono andati. Scusa, ma non dovevamo venire sull'isola deserta? Vabbè, ma insomma, deserta, magari c'è qualcuno. No, siamo proprio sull'isola deserta. Sta anche arrivando il temporale. No, si ferma prima. Guardate che cielo. Guardate che cielo meraviglioso. Goccia! Sì, una goccia, ma non arriva qua, sai. Massimo fa una goccia. Le ultime parole famose al massimo fa una goccia. E arriva una tromba d'aria. Cos'hai appena detto che non ci sono zanzare? Sì, volevo essere... Secondo me sono arrivate in questo momento. Perché è calato il vento. Calato il vento, sono subito arrivate anche le zanzare. Quante possibilità che arrivi la pioggia? 89 alle 9, 85 alle 10. Vabbè, così lava un po' il sale dalla tenda. Io cerco di guardare sempre l'aspetto positivo. Non viene in avanti almeno, sembrerebbe. Vabbè, che ocche. E là c'è lì. Guarda dietro di te, che bella che si vede tutta la diga. La serata è veramente spettacolare. Hai preso la zanzi? C'è un moschino che non è, che è innocuo. Insomma, non puoi pretendere di arrivare sull'isola deserta e non avere neanche una zanzi, no? Patapim, patapum, sento diversi pataffi io da qua.
Facciamo la prova? Sì. Brava. Fatto una robusta colazione. Ma hai spinto coi piedi sulla sabbia? No, mi sono messa... No, vieni giù allora che provo io. Primo tentativo fallito. Anche a me si è girato questo. Quello è un problema perché gira. In queste giornate l'acqua è particolarmente trasparente. Ecco che nuota la cagnusola. E vi chiederete come si fa a stare senza la doccia serale per togliere il sale dalla pelle? Adesso ve lo faccio vedere. Lo shampoo è una proforma, non serve, proprio, non è proprio indispensabile. L'asciugamano invece è indispensabile per quello che abbiamo appena detto. Quindi adesso tutti in acqua a fare il bagno. Dai che andiamo in acqua, dai! Il segreto è uscire dall'acqua ancora bagnati, strofinarsi energicamente la pelle con un asciugamano di spugna. Questo toglie praticamente tutto il sale e ve lo dico che a me il sale dà fastidio e così in barca siamo sopravvissuti per mesi senza utilizzare l'acqua dolce. Se togli quelle robe da ecco, quello stavo per dire prima, se togli tutte quelle robe da sopra il frigo magari riusciamo ad accedere al frigo. Ci manca un tavolino, in tutto ciò per essere veramente al top ci mancherebbe un tavolinetto. Eccolo qua il tavolino. Abbiamo fatto gli esercizi con la canoa di risalita. Ci siamo stancati abbastanza perché io sono vecchiotto e adesso è una giornata veramente spettacolare, visibilità straordinaria, l'acqua era trasparente, cristallina, ieri era leggermente torbida perché probabilmente aveva fatto nuvolo la notte, aveva fatto temporale in giro, oggi era cristallina l'acqua. Cioè praticamente a parte il fumo colorato ci stiamo guardando tutto lo spettacolo che fanno domani. Siamo in attesa della cena, giornata spettacolare, l'acqua tiepida, cielo bellissimo. Stasera sono anche arrivate le frecce tricolori che fanno la prova, dovrebbero fare lo spettacolo domani. Noi domani o siamo in navigazione o saremo già arrivati, non lo so, vedremo, che devo anche studiare la marea per tornare, ma
La vedo dopo sul telefono. La solita minestra. E meno male che c'è. Abbiamo l'ultima birra stasera, ma ho detto meglio berla un po' freschina, fredda no ancora, ma non calda domani. Ti Io sei invece messa? solo acqua calda. Tu acqua calda? Sì. Povera che sfortunata che sei. Oggi c'era un po' di casino perché c'erano anche 3-4 persone. Adesso sono andati via quei 2-3 barchini che c'erano e siamo rimasti di nuovo da soli. A godersi la serata bellissima, strepitosa. Ovvero, da soli è una parola grossa, nel senso che ci sono un sacco di uccelli marini, pesci che saltano nell'acqua, rumori strani di uccelli, versi strani di uccelli che arrivano da quel boschetto alla nostra destra là. Ecco, adesso smontiamo la tenda, sono volati questi 2 giorni, queste 2 notti sull'isola deserta. Sono veramente volati, adesso dobbiamo rientrare entro una certa ora perché siamo vincolati dalle inesorabili leggi delle maree e se vogliamo tornare a casa dobbiamo sfruttare un po' l'alta marea. Adesso quanta sabbia che hai lì dentro la tenda. Beh, adesso un po' l'ho portata anch'io adesso, nel senso che non mi Quanta sono sabbia che hai però. grossi problemi, visto che è lunedì. D'altra parte non si può pretendere di dormire sulla spiaggia Beh, ma non avevamo così tanta sabbia. e proprio non avere neanche un granellino di sabbia nel letto. Sto cercando di pulire i picchetti dalla sabbia, mi viene in mente la polemica che ha fatto Tozzi in seguito ai concerti di Jovanotti. 100.000 persone quanta sabbia asportano dalla spiaggia e noi penso qualche ettaro di sabbia la porteremo a casa. Vedete che abbiamo una certa quantità di materiale. Ecco, abbiamo ricaricato i kayak, sono belli carichi e siamo pronti per partire. Peccato, anche stavolta è già finita, stavamo così bene. Stavamo così bene! Ho detto che siamo stati via 3 giorni, mettiamo 2 perché oggi siamo tornati subito. Mi sono portata via un libro e 2 settimane enigmistiche. Non ho letto una riga e non ho fatto niente delle settimane enigmistiche, non ho avuto tempo. Sono stati 3 giorni impegnatissimi. Non ho capito cosa abbiamo fatto, ma non ho avuto tempo. È così. La civiltà ha i suoi vantaggi poi alla fine. Cin cin.